Nel video di oggi ragazzi ti parlo di questo flash dal design un po' particolare, vi piacerà, lo scopriremo proprio durante questo video. Un flash a batteria, un flash da 400 watt, quindi un flash decisamente potente che ti dà anche la tranquillità quando andiamo a scattare i Nice Sync Speed, un flash che ricorda molto, specialmente al sottoscritto, la D400, anzi vi dirò qualcosa, le differenze che ci sono proprio con questo flash. Quindi continuiamo con il video, ti faccio vedere innanzitutto cosa c'è nella confezione e poi ovviamente facciamo anche una panoramica di questo flash. Vediamo la confezione ragazzi, quella che è arrivata a me. Innanzitutto abbiamo questa comoda valigetta per un eventuale trasporto quando lo andiamo a utilizzare all'aperto. Stiamo parlando di un flash che deve essere alimentato con una batteria che in questo caso troviamo già in dotazione. La valigetta è rigida, quindi andrà anche a proteggere il flash da eventuali urti. Si apre con una comodissima zip, come vedete è anche abbastanza grandicella, non lo so se l'andrò a utilizzare. Comunque vediamo il contenuto. Innanzitutto faccio vedere tutto quello che c'è all'interno. Qui abbiamo anche le istruzioni su questa tasca supplementare che ti servirebbe anche per mettere eventuali accessori che vai a utilizzare proprio con questo flash. Allora partiamo proprio dal Q4, eccolo qui, che dopo ovviamente andiamo a vedere meglio. Intanto lo mettiamo sopra il tavolo. Abbiamo un alimentatore di rete che serve per ricaricare la batteria, ok? Solamente per caricare la batteria, perché se vuoi utilizzare solamente il flash senza la batteria non puoi farlo. Per quanto riguarda poi la batteria, eccola qui, una batteria che ti dà un'autonomia abbastanza importante, perché abbiamo 400 lampi nel caso andaresti a scattare alla massima potenza, quindi non sono affatto pochi. E la batteria abbiamo innanzitutto il tasto di sgancio una volta che la vuoi ovviamente togliere. Abbiamo anche un LED che serve proprio per farti capire quanta batteria ti è rimasta. Qui in questo caso abbiamo 2 LED su 4, quindi abbiamo metà batteria, e qui abbiamo ovviamente l'entrata DC per l'alimentatore, ok? La batteria la andiamo a inserire velocemente, ovviamente basta seguire la guida, basta spingere un po' e siamo a posto. Il bracket che ti consente di innanzitutto collegarlo proprio al flash, ok? È un bracket abbastanza robusto, mi dà la sensazione proprio di solidità, anche perché lo conosco già, perché è simile a quello del Q3, ok? Il flash che ti ho portato un paio di anni fa. Poi non poteva mancare il riflettore, la parabola in stile AD600 D400, ok? E ovviamente la cosa più importante, cioè il bulbo da 400 watt, è protetto da una campana in vetro che ha anche dei fori proprio per far uscire il calore. Nella parte proprio superiore è anche satinato proprio per diffondere meglio la luce. Ok ragazzi, abbiamo una guida rossa, la andiamo proprio a inserire per non sbagliare, ok ragazzi, quindi basta spingere un po'. Vediamolo più da vicino questo flash di Neewer, un flash che è uscito un anno fa, agosto del 2023, quindi trovi già parecchie recensioni qui su YouTube. Ognuno ovviamente ti porta la propria esperienza, io ti porterò la mia, usciranno nuovi contenuti dove lo andremo a provare sicuramente sul campo, quindi se non sei ancora iscritto questo è il momento giusto per farlo. Voglio in questo mio video parlarti di un aspetto che ritengo importante quando parliamo di un flash come questo Q4 o come potrebbe essere stato per me la D400 che ho proprio qui sotto le mie mani, ok? Perché ti dico questo? Perché ti voglio parlare del bulbo. Allora, ho utilizzato moltissimo la D400 da 2018 fino all'uscita del flash che praticamente poi ha cambiato il mio modo di lavorare in mobilità con la D300. Praticamente l'ho usato moltissimo e praticamente, per dirti quanto l'ho utilizzato, questo bulbo che praticamente lo puoi utilizzare anche tranquillamente qui perché è lo stesso, ok? Quindi se ti serve poi un ricambio puoi cercare tranquillamente per il Q4 il bulbo della D400.
Questo bulbo lo dovrai cambiare, non dico spesso, io sto parlando ovviamente di chi lo utilizza parecchio, perché praticamente perde di potenza. Ho fatto proprio un test l'altro giorno con questo bulbo che è nuovo, che è lo stesso, praticamente scattando alla massima potenza c'è quasi uno stop di differenza, quindi capite bene che è il caso di cambiarlo. Se fate caso qui è decisamente molto nero, vedete, funziona ancora, però devo cambiarlo. L'ho già cambiato 2 volte, un bulbo costa 140-150 euro, poi dipende dove lo andate a comprare. Comunque i prezzi migliori attualmente io li ho sempre visti su AliExpress, ok ragazzi? Quindi detto questo, tornando a noi, rimettiamo il bulbo, anzi qui c'è un LED che dopo te ne parlerò, un LED decisamente potente, dimmorabile, che ti serve sia ovviamente per vedere dove cade la luce, ma anche per utilizzarlo come un normalissimo illuminatore, ok ragazzi? Abbiamo la baionetta, cioè l'attacco Bowens Mount in metallo, ci puoi collegare tranquillamente qualsiasi tipo di modificatore, anche decisamente molto importante, 150 di diametro, un depth, perché ovviamente è resistente. Per quanto riguarda le dimensioni di questo flash, abbiamo una lunghezza di 18,5, una larghezza di 21,2 e una profondità di 13,4 cm. Ha un design un po' particolare, lascio decidere a te se ti piace o meno, però io personalmente per l'utilizzo in mobilità trovo più facile collocare questa forma nel mio zaino, a differenza di questo che momentaneamente devo portarlo con me con una borsa separata, ok? Abbiamo una carcassa quasi completamente in plastica, una plastica di media qualità, ok? Abbiamo una maniglia in metallo che può essere anche rimossa, cosa che io farò proprio per recuperare dello spazio, e la parte ovviamente quella che interessa a noi per collegarlo allo stativo è in metallo, qui è decisamente robusto, ok? Dove poi andrai a sistemare questo bracket proprio con il filetto da 1/4. Nella parte opposta della batteria ci sono 2 entrate che non ti avevo fatto vedere, una USB tipo C che ti consente un eventuale update del firmware. Il firmware ovviamente lo trovate se è stato rilasciato proprio nel sito ufficiale, e l'entrata jack per il cavo da collegare a un trigger quando lo utilizzi in studio. E poi una cosa che mi dimentico sempre di dire nei video, utilizzare anche altri trigger di altre aziende quando utilizzi l'accordo. Vediamo la parte più importante, quella che a noi interessa soprattutto di questo Q4 di Neewer flash da 400 watt. Ti voglio far vedere proprio questi pulsantini, quello che potrai ovviamente fare. Ti faccio vedere anche questo display e le modalità che puoi ottenere con questo flash da 400 watt. Ti dico subito, se vuoi usufruire di tutte le sue funzioni che possiede, di acquistare, se non lo possiedi già, il Q Pro, che attualmente nel momento in cui registro questo video è il trigger più evoluto proprio della Neewer, ed hai bisogno di questo trigger, ok? Ci sono altri trigger compatibili solamente di Neewer, perché se hai trigger di Godos o di altre aziende non vanno bene, te lo dico subito. E quindi dal momento che la differenza è di pochi euro, acquista proprio il Q Pro. È molto simile al modello di Godos, manca qualche funzione, ma sono quelle funzioni che praticamente pochissimi vanno a utilizzare, e poi tra l'altro mancano su questo flash, ok? Presta attenzione ovviamente alla fotocamera che utilizzi. Io ho preso proprio il trigger per Sony, ma è disponibile anche per Canon e anche per Nikon, ok ragazzi? Ovviamente se lo vuoi utilizzare in studio con altri flash di altre aziende, come vedi qui abbiamo una porta infrarossi e usare in modalità slave. Quindi procediamo con l'accensione, tasto centrale ultimo in basso, lo andiamo a sbloccare con la rotellina e sentirai subito la ventola che parte a decisamente con dei giri decisamente molto minimi, quindi non fa neppure tanto rumore. La ventola aumenterà man mano che il flash si scalda, ma soprattutto la sentirai quando andrai a azionare la luce pilota, eccola qua, con questo tasto, ok? Questa luce pilota che adesso io vado a spegnere ha una potenza di 30 watt, ok, massima, però è dimmerabile, quindi puoi anche abbassare la potenza fino a un minimo del 10%, quindi non è che la andrai a utilizzare sempre alla massima potenza. Ha una temperatura di 5600 gradi Kelvin e quindi
la luce, la temperatura che di solito utilizziamo proprio quella simile al flash, che ha una temperatura di 5005. Quindi, detto questo, partiamo proprio con il primo tasto, quello in alto. Innanzitutto la prima cosa che dovrai fare è sincronizzare proprio il Q4 con il trigger, quindi devi mettere il canale, quindi tieni premuto questo tasto, verrà evidenziato, quindi metti il canale che vai a utilizzare nel trigger. Io lascio 1. Puoi ovviamente utilizzare questo Q4 in modalità gruppi, possiamo utilizzare fino a 5 flash, ok, quindi A, B, C, D, E, noi lasciamo su A perché momentaneamente utilizziamo un flash, ok, e dal momento che nella lineup di Newer ci sono anche altri flash interessanti, come anche il Q3 che ti ho fatto vedere un paio di anni fa, potresti prendere in considerazione proprio una binata del genere, ok? Tasto mod che ti consente di lavorare in modalità TTL, con la rotellina vai ad aumentare la compensazione o diminuirla di 1 stop, 2 stop, 3 stop al massimo. E poi abbiamo la modalità manuale e anche con la rotellina in questo caso vai a aumentare e diminuire la potenza fino a un minimo di un 256esimo. Ovviamente tutto quello che sto facendo con la rotellina al 99% tu lo farai sì con la rotellina però del trigger, ok, che è decisamente più comoda, ok, non avrebbe senso andare a cambiare le potenze direttamente sul flash. Abbiamo anche la modalità molti che non può ovviamente mancare mai, anche se pochissimi la vanno a utilizzare. Quando utilizziamo il trigger devi avere abilitato il wifi, abbiamo il tasto dedicato e devi avere l'icona abilitata, altrimenti il trigger non funziona. Se vuoi utilizzare questo flash in modalità HSS ovviamente devi abilitarlo, lo puoi fare da il flash direttamente, ma sicuramente anche in questo caso lo farai dal trigger. Abbiamo la rotellina per modificare ovviamente i vari settaggi che ti ho fatto vedere, abbiamo la luce pilota che la puoi attivare o disattivare in base alla tua esigenza, come ti dicevo puoi anche cambiare la potenza. Abbiamo per ultimo il tasto ovviamente di test per vedere se il flash funziona e per ultimo il tasto che ti ho fatto vedere prima per accendere e spegnere. AD400 Q4, entrambi i flash da 400 watt, sono due flash, anche se lui ha i suoi anni sulle spalle, 2018, lui è uscito l'anno scorso 2023, praticamente hanno le stesse prestazioni. Facciamo così, supponiamo che tu hai un budget al di sotto dei 600 euro e sei alla ricerca del tuo primo flash potente. Beh, il consiglio che ti do io sono proprio di rimanere tra questi due flash, ok? Ci sarebbe anche la D600, quello normale di Godos, ma la D400 e il Q4 hanno prestazioni decisamente migliori che adesso ti vado ovviamente a elencare, ok? Quindi rimani tra questi due. Ci sarebbero altri flash, ma per il motivo che ti ho fatto capire proprio all'inizio, per i pezzi di ricambio, che prima o poi avrai bisogno, perché il bulbo avrai bisogno di andarlo a sostituire, lo trovi, come ti dicevo, o prendi Godos o prendi Newer, sono uguali. La batteria, se magari hai bisogno di più autonomia, hai bisogno di un'altra, e poi come ben sappiamo nel tempo si andrà a consumare, ok, quindi avresti anche la necessità di cambiare, trovi i pezzi di ricambio e anche perché no l'assistenza, anche se qui lasciamo anche un punto interrogativo. Ok ragazzi, quindi ti consiglio di rimanere tra Newer e Godos. Per quanto riguarda il prezzo, beh, qui abbiamo il flash attualmente più economico quando parliamo di 400 watt, perché con queste caratteristiche 450 euro, 430 è un prezzo decisamente molto interessante. La D400 lo vai a pagare decisamente molto di più perché siamo sui 580-600 euro, ok ragazzi. Qui abbiamo una funzione che non troviamo qui, sì è vero, la funzione colore, ma ecco la funzione che decisamente io non ho mai dato tutta questa importanza, ti consente di avere uno sbalzo decisamente inferiore per quanto riguarda la temperatura colore di solamente 100 gradi Kelvin a differenza dei classici 200. Poi se dobbiamo parlare di T01 praticamente i flash si equivalgono, vado a leggere proprio i dati che vengono riportati sul display, sono praticamente gli stessi, anzi se dobbiamo essere pignoli sono leggermente migliori quelli che troviamo nel Q4. Della batteria abbiamo la stessa autonomia, 400 l'ampere la massima potenza, ok? A proposito, tempo di ricarica, se andiamo a lampeggiare alla massima potenza, qui il tempo di ricarica è sotto il secondo, 0,9, qui il tempo invece è di 1 secondo e 2, leggermente più alto, ma neppure te ne accorgi.
Però un aspetto molto importante, motivo che poi mi aveva fatto proprio acquistare questo flash, è che scattando a un sedicesimo, e se voglio proprio fare una raffica, ad esempio a una modella che sta facendo una passerella, a un atleta, ho 20 foto che avrò proprio la luce del flash, ok? E questo è un aspetto molto importante. E la stessa cosa la troverai proprio anche in questo Q4, quindi puoi fare una bella raffica e avere sempre la luce del flash, a patto che tu vada a scattare a un sedicesimo, perché se vai a scattare a un ottavo ovviamente non tutte le foto saranno illuminate, ok? Questo ovviamente deve essere chiaro. Altre caratteristiche praticamente simili sono ad esempio il peso, ok? 2,2 kg, 2,250 kg, però qua sono più bilanciati proprio perché ha questa forma. A proposito della forma, se è bello o brutto lo lascio decidere a te. Un punto in più a favore sicuramente per questa classica forma lunga e stretta, solamente perché mi consente di trovare uno spazio nel mio zaino, ma puoi anche tranquillamente trovare un posto nel tuo zaino. Forse basta togliere questa maniglia, ovviamente dovrai togliere il bulbo, però il rovescio della medaglia è che questa forma ti dà un grandissimo vantaggio negli spazi decisamente ridotti, location piccole, studi piccoli, perché avendo questa profondità decisamente molto ridotta praticamente ti aiuta moltissimo. Supponi proprio di collegare un dep, un softbox, e capisci bene che vai a risparmiare, guarda bene, oltre i 15 cm, che non sono pochi, ok? Però in questo caso quando lo vai a utilizzare all'aperto devi prestare molta attenzione. Ti porto proprio la mia esperienza. Mi è caduto un paio di volte, anche la D400, ma mi è andata sempre bene perché la batteria e questa maniglia praticamente hanno fatto da paraurti ed è ad oggi ancora sano, qualche striscio solamente sulla batteria. Però quando vai a utilizzare questo all'aperto devi prestare decisamente molta attenzione, perché se ti cade, soprattutto su superfici come potrebbe essere un marciapiede o l'asfalto, praticamente credo che si andrà a danneggiare in maniera molto grave, ok? Quindi assistente o sandbag decisamente pesante, okay? Fasi conclusive ragazzi di questa nostra chiacchierata, dove ti ho fatto conoscere, almeno ci ho provato, questo flash di Neewer Q4, flash decisamente potente. Ribadisco, è un flash che ti vado a consigliare e avremo modo di rivederlo quasi sicuramente. Comunque quello che ti suggerisco è che se magari volevi vedere qualche foto fatta con questo flash, puoi tranquillamente andare a vedere la mia playlist dedicata alla D400, perché praticamente quello che vedrai potrei aver tranquillamente utilizzato questo Q4, ok? Comunque ci sarà modo proprio di vederlo in azione molto presto, ok ragazzi? Quindi ti saluto, se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti e ti do appuntamento alla prossima settimana, al massimo fra 15 giorni, con un nuovo video dedicato ovviamente al mondo della fotografia con l'utilizzo della luce artificiale. Ciao e alla prossima!